Nella lunga storia dell'essere umano sono stati molti i racconti di creature leggendarie, poste al confine tra realtà e mitologia. Tali creature sono destinate a rimanere appunto un mito, con prove intangibili del loro passaggio sulla Terra. C'è una creatura spaventosa della quale però abbiamo traccia. Il prototipo assemblato ad Hiroshima nel 1988, denominato Mazda 787B. Forgiata dall'impellente necessità di incenerire la concorrenza alla 24 ore di Le Mans, la 787B fu un esempio di caparbietà nipponica applicata al motorsport. Ma come sempre facciamo un piccolo passo indietro. Siamo nel 1988. Nel quartier generale Mazda si decide di progettare l'evoluzione della 767, sport prototipo afflitta dai tipici problemi delle prime generazioni. Consci del cambio di rotta da effettuare, diedero nuovamente fiducia a Nigel Stroud, designer britannico ben inserito in Mazda Speed. L'evoluzione della 767 e 767B fu la 787, vettura gruppo C di straordinaria complessità. Mazda ne schierò immediatamente due per puntare alla vittoria alla 24 ore di Le Mans del 1990, disinteressandosi del campionato mondiale sport prototipi, palestra necessaria per arrivare pronti e preparati alla competizione più ambita. La testa dura dei giapponesi sbatté contro svariati inconvenienti meccanici. Perdite d'olio e cavi elettrici bruciati per inadeguato raffreddamento fecero fuori entrambe le 787, costringendole al ritiro. Si arresero, ma neanche morti. Raccolsero i cocci e tornarono ad Hiroshima per aggiornare la loro creatura e qui, signore e signori, arrivò la versione definitiva della macchina da guerra, la 787B. Telaio monoscocca in fibra di carbonio, carrozzeria in materiali compositi quali il Kevlar, carbonio perfino nell'impianto frenante, un vero e proprio concentrato di scienza. Il propulsore impiegato fu il quadrirotore Wankel R26B aspirato naturalmente, successore del 13J. Cilindrata unitaria di 654 cm3, ognuno con 3 candele, per un totale di 2616 cm3, equivalenti secondo il criterio di correzione a 4,7 litri di un motore a pistoni. Questo ben di Dio erogava 930 cavalli con 10.500 giri al minuto di fondo scala, e fu qui che gli ingegneri capirono di doversi dare una regolata. Le Mans è innanzitutto una gara di durata e durata uguale affidabilità. Dunque abbassarono per prudenza la rotazione a soli 9.000 giri, sviluppando 700 cavalli e 608 Nm di coppia massima. Nota a margine, pesava 830 kg, di punta poteva tranquillamente superare i 350 all'ora e fu affinata dal versatile pilota belga Jackie X, un bel modo per ammazzarsi. Inviperiti per la debacle dell'anno precedente, decisero di schierare 3 787B alle 24 ore di Le Mans del 1991. Nonostante i pronostici non avessero minimamente preso sul serio questo razzo su ruote, Mazda fu precisa e cinica, approfittando tra l'altro di svariati problemi tecnici degli avversari. Le nuove Peugeot 905, le Mercedes-Benz G11 e le Porsche 962 si ritirarono tutte per problemi al motore, mentre le Jaguar XJR 12 bevevano come l'equipaggio della Jolly Roger. Dunque furono obbligate a condurre una gara in difesa per risparmiare carburante.
La leggendaria Mazda 787B numero 55 vinse la corsa con Johnny Herbert, Volker Weidler e Bertrand Gachot. Fu il primo successo di un costruttore nipponico Le Mans. Festa grande, tranne per Herbert che sul momento non riuscì nemmeno a raggiungere il podio, essendosi disidratato. Dopo la vittoria, la 787B con telaio 002 fu messa in mostra presso il museo della casa madre. Le competizioni vennero portate avanti dal telaio 003 che presentava aggiornamenti aerodinamici. Corse poi 3 prove valide all'All Japan Sports Prototype Championship e la gara ad Autopolis per il campionato del mondo prototipi. Il miglior risultato fu comunque un terzo posto alla 1000 km del Fuji. Aveva centrato l'obiettivo grosso, il resto era solo contorno. La Mazda 787B ha rappresentato la volontà ferrea di un costruttore nel perseguire un obiettivo di caratura internazionale, nel tagliare un traguardo senza precedenti per il proprio paese. Con quei 362 giri e la media di 205,4 km/h ha saputo conquistare il gradino più alto di Le Mans, con una creatura divenuta leggenda, un mostro dal ruggito unico e sconvolgente, che si avvertiva nitidamente già a chilometri di distanza.